Ok ragazzi, ciao a tutti, benvenuti anche questa sera. Prepariamo oggi una ricetta, diciamo la ricetta della domenica, una ricetta che ti permette un pochettino di convivialità perché la prepari il giorno prima, così puoi stare un pochettino di più a tavola. Facciamo delle conchiglie al forno con polpettine e melanzane. Qui facciamo una panoramica dei nostri ingredienti che andremo a utilizzare. Quindi abbiamo scelto questo tipo di pasta, le conchiglie, perché si presta, perché al suo interno poi ci finisce, oltre al sugo, le polpettine, il formaggio, la mortadella, le melanzane, insomma raccoglie tutti i sapori ed è l'ideale. È una pasta molto ruvida e rigata che ti permette poi di raccogliere meglio tutto il sugo. Quindi utilizzeremo per 8 persone 60 grammi di pasta, dicevo per 8 persone, 700 grammi di passata di pomodoro, 400 grammi di carne macinata, 2 melanzane, sono circa 500-600 grammi, della mortadella già tagliata un pochettino più spessa, sono circa 300 grammi, 300 grammi di un formaggio morbido che si scioglie, ma potete usare tutto il formaggio che volete, il tipo di formaggio che volete, cipolla, un uovo, 200 grammi di parmigiano reggiano, un panino raffermo che poi andremo a bagnare con un po' di latte, aglio e prezzemolo, e questa che magari non tutti conoscono, che è l'anduia. Voi non la potete sentire, ma c'ha un profumo incredibile ed è un salume, un tipo di salume del sud. Ok. Cominciamo dalla nostra melanzana, la tagliamo prima a fette molto larghe e poi la andiamo a ridurre a cubetti. Poi possiamo fare in due modi: andrebbero fritte, però se volete un pochettino risparmiare sui grassi, li andiamo a friggere in una friggitrice ad aria. Abbiamo scoperto da poco la friggitrice ad aria e ci troviamo molto bene, perché ci permette di ottenere degli ottimi risultati consumando meno olio, ma soprattutto rimangono i cibi molto più leggeri. Intanto che prepariamo tutti gli ingredienti, vi ricordo di mettere mi piace sulla nostra pagina e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Benissimo, è gratis. Mentre continuiamo a tagliare le nostre melanzane, cominciamo a prendere il cestello dalla friggitrice ad aria, eccola qui, e cominciamo a versare già una parte di melanzane che così cominciano a cuocere. Non caricate troppo il cestello, un pizzico di sale e poi ci mettiamo un giro di olio extravergine. Ricordate che nella friggitrice ad aria, se usate dei prodotti già precotti, tipo i bastoncini per dire, o delle patatine fritte che sono già prefritte, non aggiungete olio, mentre invece se abbiamo un prodotto naturale, allora bisogna aggiungere un po' di olio, perché sennò non frigge niente. Quindi andiamo a inserire all'interno della nostra friggitrice, accendiamo e facciamo partire a 200 gradi per circa 15-16 minuti, più o meno ci va. Okay. Mentre le melanzane cuociono, non so se sentite in sottofondo la ventola della friggitrice ad aria, cominciamo a preparare le nostre polpette. Quindi prendiamo il pane raffermo, lo tagliamo a pezzettini e lo andiamo a mettere in ammollo con il latte e poi lo andremo a strizzare per ammorbidire l'impasto delle nostre polpette. Anche se avete del pane un pochettino più duro di questo qua un paio di giorni, ricordatevi che il pane non si butta mai, perché si possono fare un sacco di cose con il pane raffermo, anche un dolce, che poi magari un giorno vi farò vedere.
Mettiamo il nostro pane raffermo in una ciotola e aggiungiamo il latte e lo lasciamo così per un paio di minuti, in modo che il pane assorba tutto il liquido del latte. Intanto abbiamo i nostri 400 g di carne, ci andiamo a mettere un pizzico di sale, non tantissimo perché poi ci andiamo a mettere il parmigiano che è già saporito di suo, un uovo intero, tutto l'aglio e il prezzemolo che avevo già precedentemente tritato. Se non vi piace l'aglio non ce lo mettete, ma un po' di prezzemolo oppure un po' di maggiorana ci va. Poi mettiamo una parte di parmigiano, perché non tutto, perché l'altro lo andremo a mettere poi nella pasta quando sarà già pronta. Guardiamo com'è il nostro pane, vedete che ha già assorbito tutta la parte del latte, e quindi andiamo a darci una mescolata con le mani, poi il resto lo faremo insieme alla carne. Togliamo leggermente, strizzandolo, il latte in eccesso, perché sennò poi diventa troppo morbido, esattamente così, e questo qui lo andiamo ad aggiungere al nostro impasto. Dopo aver aggiunto il pane cominciamo a creare il nostro impasto. Andiamo ad amalgamare bene tutti gli ingredienti e poi andremo a formare delle palline, delle polpette molto piccoline, a palline, chiaramente il più piccole possibile, perché come vi dicevo prima così possono anche rimanere all'interno del formato della pasta che abbiamo scelto. Noi abbiamo scelto le conchiglie, ma potete scegliere anche delle mezze maniche, dei rigatoni, la pasta che vi piace di più. A me piaceva questa e vi ho proposto questa qui oggi. Ecco qua l'impasto, è bello che pronto. Per fare le polpette bagnatevi leggermente le mani, vi aiuteranno un pochettino a non rimanere appiccicate. Ecco, la dimensione delle polpette che vi dicevo è più o meno questa qui. Poi se riuscite a farla anche più piccola non ha importanza che siano tutte uguali, perché non siamo in un'industria, noi facciamo le cose artigianalmente e quindi un buon artigiano non fa mai una cosa uguale all'altra. Intanto le nostre melanzane dovrebbero essere quasi pronte, adesso le andiamo a vedere, così vi faccio anche vedere come vengono. Le nostre melanzane si sono fritte, sono rimaste belle asciutte, vedete, non hanno assorbito tanto olio e sono belle croccanti. Ora procediamo con le altre, stesso procedimento. Quindi tagliamo anche la mortadella e il formaggio. Noi abbiamo scelto un formaggio morbido, ma voi potete usare quello che volete, se vi piace anche un provolone, se vi piace un formaggio un pochettino più deciso. Mettiamo la nostra mortadella, se volete a posto della mortadella potete usare anche un salame piccante o del prosciutto cotto. Diciamo che non ci sono limiti all'utilizzo degli ingredienti. Io vi faccio vedere la nostra versione e voi poi magari mi farete avere la vostra versione. Scrivetelo nei commenti e ditemi poi com'è venuta la vostra versione.
Dirà, io ci ho messo il salame piccante, è molto più buono. E andiamo di cipolla. La cipolla la facciamo a pezzettini, tagliata fine. E siamo pronti. Padella, filo d'olio, come sempre, la nostra cipolla. Mettiamo una fettina della nostra anduia. L'anduia, come vi dicevo prima, è un impasto di peperoncino dolce e piccante e grasso e carne di maiale. Vedete che si scioglie, insaporisce la nostra cipolla e darà un po' di piccantino e un pochettino di gusto al nostro sugo. Voi non lo sentite, ma c'è un profumo qua in cucina che pare suscitare i morti, diceva mia nonna. Quando vedete che la cipolla, guardate che bel colore che ha preso, non è bruciata, è il colore dell'anduia che l'anduia ha dato alla cipolla, vedete? Possiamo aggiungere il nostro pomodoro. Aggiungiamo un po' di acqua nella bottiglia. Aggiustiamo di sale. Il nostro basilico fresco per dare un po' di aroma. Una delle prossime volte faremo il pesto al mortaio con questo bel mortaio qua di marmo, tutto a mano in diretta. Quando il pomodoro comincia a sobbollire possiamo anche aggiungere le nostre porchette. Non è un ragù che deve cuocere delle ore, è un sugo molto fresco, molto rapido. Guardate che bello. Mettiamo un coperchio e lasciamo cuocere per 10 minuti. Sono passati 10 minuti, il nostro sugo comincia a prendere tutti i sapori. Possiamo aggiungere le nostre melanzane, guardate che belle, fritte nella friggitrice ad aria, belle asciutte, non hanno olio, guardate anche la carta assorbente che abbiamo messo, ha pochissimo olio, ve la consiglio. Lasciamo cuocere ancora 10 minuti, questa volta scoperchiata, così il nostro sugo comincia un pochettino a restringersi, non tantissimo come vi ho detto prima, ma un pochettino ancora deve restringersi. Aggiungiamo il sale nell'acqua e buttiamo la pasta. Ecco qua le nostre conchiglie. La pasta è pronta. La tiriamo su bella asciutta. La nostra pasta al sugo. Cominciamo a girarla bene. Vedete come la pasta prende bene tutto il sugo, tutti gli ingredienti, le melanzane, le polpette cominciano a insinuarsi all'interno delle conchiglie. Aggiungiamo la parte restante di parmigiano alla
la nostra pasta, una mescolata veloce. Poi prendiamo la nostra pirofila da forno, che ce l'abbiamo qua vicino. Guardate come si sta mantecando bene la pasta con tutti gli ingredienti. Un filo d'olio in pirofila e versiamo il nostro composto all'interno della pirofila. Possiamo aggiungere i restanti ingredienti, quindi la mortadella e il formaggio. Direttamente in pirofila, una mescolatina veloce e siamo pronti per andare in cottura. Se vi piace una crosticina un pochettino più croccante, possiamo aggiungere un po' di parmigiano grattugiato e un filo d'olio in cima. Aggiungiamo una spolverata appena di pane grattugiato, non esagerate, e ancora un filino di olio. Pronta da cuocere. Ecco qua il risultato della nostra cottura della pasta, è pronta e adesso andiamo ad impiattare. Ok, impiattata. Dai Simo, vieni ad assaggiare con me. Veramente buono.